superamento del diritto allo studio e verso il problema di uno sistema di welfare, quindi di stato sociale studentesco. E diciamo ci sono delle elaborazioni, perché nel programma del Partito Democratico c'erano proprio questi aspetti, e credo che insomma anche parlare di mobilità interregionale, di mobilità sia importante. In questo momento il sistema di borse di studio non funziona in Italia perché ci sono vari problemi, il problema di disparità da regione a regione, che però si curano male con l'attuale titolo quinto della Costituzione, in cui le regioni hanno quindi hanno il compito di definire e di emanare tutto quello che riguarda la legislazione e la normativa riguarda il diritto allo studio. Sicuramente si può incidere tramite i livelli essenziali delle prestazioni. Io ho già fatto una riunione della conferenza Stato-Regioni, presieduta proprio dalla vicepresidente Targetti, e abbiamo ripreso in mano questo argomento. Prima di riprenderlo in mano ho convocato il CNSU degli studenti, che verrà nel mese di luglio, che mi vuole portare proprio su questi temi e vuole discutere del tema del diritto allo studio. Quindi il tavolo di confronto è aperto. Io ho una posizione in cui penso che questa sia la priorità comunque per l'università. Prima di parlare di qualunque altra cosa dobbiamo affrontare questo tema, e preferisco vedere più che il finanziamento all'università il problema del diritto allo studio inteso proprio come sistema di welfare studentesco. Quindi è sicuramente un tema importante. Anche qui e soprattutto in questo caso c'è un problema di risorse e anche un problema di confronto con il sistema europeo, perché anche quando un nostro studente Erasmus va in Francia ha immediatamente lo sconto sui treni, lo sconto sul cellulare, il conto corrente a costo zero, la carta dello studente che gli permette di entrare in qualunque biblioteca, e chiaramente quando va là vede il confronto rispetto al sistema italiano, in cui queste cose sono ben lontane dall'esserci. So anche che, per esempio, ho visto i dati recentemente dell'Università di Pisa, c'è stato uno spostamento molto forte dei studenti residenziali fuori sede su studenti pendolari, cioè molti studenti hanno lasciato la casa e hanno scelto di fare il pendolare con più di un'ora di treno al giorno all'andata e al ritorno, perché non possono permettersi più l'appartamento e la residenza. E abbiamo una flessione anche di studenti fuori sede e fuori regione notevole, che indica che la maggiore povertà poi ha inciso sulle abitudini degli studenti. Certamente avere più studenti pendolari e meno residenti non facilita gli studenti nel percorso degli studi, avremo quindi persone più lente nell'arrivare in fondo al percorso di studi, perché non è sicuramente ideale farsi 2 ore di treno sui nostri treni poi. E poi so che il costo dell'abbonamento è altissimo e lo spostamento di tutti i treni sull'alta velocità non facilita, perché il costo anche dei treni è elevato, sono diminuite le corse, insomma, quindi è tutto un problema complessivo che va affrontato in questo quadro generale.